Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. L'amico ritrovato è un romanzo scritto da Fred Ullman, un autore di origine tedesca che ha trovato la sua voce narrativa in un contesto fortemente influenzato dagli eventi del XX secolo. Pubblicato per la prima volta nel 1971, il libro esplora i temi dell'amicizia, dell'identità e della perdita attraverso la storia di due ragazzi provenienti da mondi diversi nel periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale. Il protagonista, Hans Schwarz, è un giovane ebreo che vive a Stoccarda, in Germania, dove ha un'amicizia profonda con un compagno di classe, Konradin von Hohenfels, un aristocratico che rappresenta il lato privilegiato e affermato della società. L'amicizia tra i due ragazzi è messa a dura prova dalle crescenti tensioni politiche e sociali del tempo, culminando in un drammatico epilogo che ci costringe a riflettere sulla fragilità delle relazioni umane. Con una prosa evocativa e una narrazione toccante, Ullman riesce a catturare l'essenza dell'amicizia giovanile e le sue sfide, mentre offre anche uno spunto di riflessione sulle conseguenze devastanti della discriminazione e dell'intolleranza. L'amico ritrovato non è solo una storia di crescita e di perdita, ma è anche un appello a riconoscere e valorizzare la diversità umana, invitando i lettori a riconsiderare il significato dei legami interpersonali in tempi di crisi. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'amicizia tra Hans e Konradin, il nucleo del romanzo. L'amico ritrovato è rappresentato dall'amicizia tra Hans e Konradin, due ragazzi che, nonostante le differenze sociali ed etniche, si trovano uniti da un legame profondo e sincero. Questa amicizia è il fulcro attorno a cui ruota tutta la narrazione e rappresenta un riflesso dell'innocenza e della bellezza dell'infanzia. Hans, di origini ebraiche, vive la sua giovinezza in un ambiente che lo ama e lo protegge, finché la realtà esterna non comincia a invadere la sua vita. Konradin, d'altro canto, è un aristocratico che rappresenta un mondo di privilegio e di privilegi. La loro amicizia, che inizialmente sembra indistruttibile, inizia a screpolarsi con l'emergere delle tensioni politiche. Il romanzo mostra come, nonostante le loro differenze, i due ragazzi condividano esperienze, sogni e aspirazioni, e la narrazione descrive momenti intimi della loro infanzia come le loro partite di tennis, le passeggiate e le conversazioni. Attraverso questo legame, Ullman ci invita a riflettere su come l'amicizia possa superare barriere apparentemente insormontabili e a quanto possa essere fragile di fronte a forze esterne destabilizzanti. Secondo, il contesto storico e sociale. Un altro tema fondamentale del romanzo è il contesto storico e sociale in cui la storia si svolge. L'azione è ambientata in Germania negli anni 30, un periodo segnato da grandi cambiamenti politici e sociali. Con l'ascesa del regime nazista, l'antisemitismo e la xenofobia iniziano a permeare la società tedesca, trasformando il panorama sociale e mettendo in crisi le relazioni interpersonali. Ullman descrive in modo abile come l'atmosfera di paura e sfiducia influisca sulle vite dei personaggi e, in particolare, sull'amicizia tra Hans e Konradin. La relazione tra i due ragazzi diviene un microcosmo delle tensioni più ampie presenti nel paese e ogni interazione tra di loro è influenzata dalla crescente ostilità verso gli ebrei. La progressiva esclusione di Hans dalla società e il rifiuto da parte di Konradin, quando questi si trova a dover scegliere da che parte stare in un momento di crisi, evidenziano il dramma della volontà di mantenere legami destra e autentici in un contesto avverso. Ullman riesce a rappresentare non solo l'impatto della storia sulle vite personali, ma anche la responsabilità morale che ciascun individuo ha nel riconoscere l'ingiustizia e nel combatterla. Terzo, le conseguenze della discriminazione. L'universalità del tema della discriminazione emergente è un altro aspetto centrale del libro. Attraverso le vite di Hans e Konradin, Ullman esplora le conseguenze devastanti dell'antisemitismo e della discriminazione, non solo nel contesto storico specifico della Germania nazista, ma come una condanna a tutte le forme di esclusione sociale. Hans, di fronte all'intolleranza e alla violenza, viene privato non solo della sua sicurezza,
ma anche della sua infanzia e della sua dignità. L'inarrestabile evoluzione della discriminazione da un'accezione sociale a una vera e propria persecuzione si riflette visceralmente nelle esperienze di Hans. Ullmann, attraverso la sua scrittura, sottolinea come le etichette imposte da una società intollerante possano distruggere legami sinceri, portando alla divisione e all'isolamento. Il romanzo funge da monito sulle conseguenze della mancanza di empatia e comprensione nel momento storico attuale, rimandando a un appello incondizionato all'apertura mentale, alla tolleranza e al rispetto delle differenze. L'opera non solo narra il personale dramma di Hans e Conradin, ma invita anche il lettore a riflettere sulle dinamiche del pregiudizio e della discriminazione nella società contemporanea. Quarto, la ricerca della propria identità. Oltre a esaminare l'amicizia e la discriminazione, l'amico ritrovato affronta anche il tema della ricerca di identità. Hans, essendo di origine ebrea, si confronta costantemente con la propria identità, in un contesto in cui la sua appartenenza viene messa in discussione. L'autore approfondisce lo strazio di dover affrontare una società che etichetta e discrimina e, di conseguenza, Hans si ritrova a dover comprendere chi è veramente in un mondo che può essere tanto ostile. Questo processo di ricerca dell'identità è intensificato dal rapporto che ha con Conradin e da come la loro amicizia evolve in un momento di crisi. Hans deve riconciliarsi con la sua cultura, la sua religione e il suo background in un contesto in cui questi aspetti vengono demonizzati. Ullmann offre una riflessione profonda sulle difficoltà e sulle sfide che molti affrontano quando la loro identità viene minacciata. La narrativa di Hans diviene così un viaggio verso la consapevolezza di sé, all'insegna della risolutezza e della dignità, e invita il lettore a considerare l'importanza di trovare il proprio posto in un mondo in continua evoluzione. Infine, il significato della perdita. Infine, la perdita rappresenta un tema ricorrente in L'amico ritrovato. Man mano che la narrazione avanza, il lettore si confronta con il crescente senso di perdita, non solo in termini materiali e fisici, ma anche emotivi. La perdita di un amico, la perdita dell'innocenza e la perdita della giovinezza sono tutte esperienze che Hans affronta. L'epilogo della storia è particolarmente toccante e serve da riflessione sulle conseguenze permanenti delle scelte compiute da ciascun personaggio. Rappresenta anche un invito a non dimenticare le lezioni apprese e a riconoscere il valore delle relazioni autentiche, che possono far fronte alla più audace delle avversità. Ullmann ci ricorda che la perdita può essere una fonte di crescita e maturazione e apporta una nuova comprensione della vita. Attraverso il dolore e la sofferenza, Hans si rinnova e apprende che anche in anni oscuri ci può essere spazio per la speranza e la riconciliazione. In conclusione, L'amico ritrovato è un libro che resta incisivo e attuale, rivolto a chiunque desideri riflettere sul significato dell'amicizia, dell'identità e dell'intolleranza. È un'opera che invita i lettori a esaminare il proprio rapporto con la diversità e a considerare la propria responsabilità nella lotta contro il pregiudizio. Coloro che cercano una lettura che stimoli il pensiero e il dialogo sulle questioni sociali contemporanee troveranno in questo romanzo un compagno prezioso. Inoltre, il libro è indicato per chi è interessato a esplorare le sfide della gioventù in un contesto storico complesso, poiché offre una rappresentazione sincera delle emozioni, dei sogni e delle paure dell'adolescenza. La narrazione di Ullmann è una testimonianza toccante delle esperienze umane universali e invita i lettori a riflettere sul potere delle relazioni. In un'epoca in cui la divisione e l'odio sembrano prevalere, L'amico ritrovato incoraggia un approccio all'apertura e all'empatia e ci ricorda quanto sia importante lavorare insieme per costruire un futuro più armonioso. Questa profonda esplorazione dell'umanità rimarrà con il lettore, insegnando che la vera amicizia può superare ogni ostacolo e trasformarsi in un faro di speranza, anche nei periodi più oscuri. Se vuoi supportare Fred Ullman, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.